Avete mai visto due Amiga suonare all'unisono? Beh, io personalmente no, ma c'è una prima volta a tutto. Allegria retro gamers e ben trovati in questo nuovo video, qua è DJ Polystation e oggi, come potete ben notare, siamo in compagnia non di uno ma ben due macchine Amiga. Come mai? Beh, non è un mistero che ciò che mi appassiona di più nel mondo dei retrocomputer è proprio la chiptune, ovvero lo studio del comparto audio delle varie macchine e il modo anche di spingerli verso i loro limiti. Bene, oggi voglio provare a fare qualcosa di un po' folle. Sincronizzare i due chip audio di questi Amiga tramite la porta parallela, in modo da poter riprodurre un modulo a 8 tracce anziché a 4. Ci riuscirò? Beh, staremo a vedere. Per l'esperimento di oggi ci serviremo di Soundtracker Pro 2, uno dei numerosissimi cloni di ProTracker. Appena scaricato mi fiondo a spostarlo su una SD card e tramite la SD box vado a passarlo sull'Amiga 600. Ebbene signori, siamo sul mio workbench pesantemente customizzato, abbiamo la SD box già montata. Allora, per prima cosa andremo a spostare ovviamente Soundtracker Pro 2 e anche un modulo di prova che ho fatto velocemente nella cartella work. Già che ci siamo, vado a inserire un floppy, facciamo formattazione veloce, vediamo se la fa. Ora che ha finito vado a renderlo avviabile, quindi andiamo su CLI e scriviamo install df0 . Ora che abbiamo il disco avviabile dobbiamo copiare, quindi andiamo sulla SD card ancora una volta e ci copiamo sia Soundtracker sia il modulo di prova. Ora, grazie a questo floppy, possiamo caricare Soundtracker anche sull'Amiga 500. Beh, direi che abbiamo tutto ciò che ci serve. Adesso è giunto un po' il momento di far riposare questi poveri Amiga e di andare a costruire il capo. Sapete questo cosa vuol dire? Esatto, al banco da lavoro. Beh, direi che la prima cosa da fare ovviamente è procurarci due connettori DB25 e visto che secondo il diagramma servono soltanto 4 cavi, direi che un vecchio cavo USB può andare più che bene. Boh, mettiamoci al lavoro e vediamo che succede. Il cavo in questione è davvero semplice da costruire e lo schema per realizzarlo è riportato nella sezione Help di Soundtracker sotto la voce Speed Menu. Per comodità ve lo lascio in sovraimpressione nel video. Finito il cavo vado a collegare entrambi gli Amiga, dopodiché passo al settaggio delle impostazioni. I due Amiga vanno configurati come Master e Slave. L'Amiga impostato come Master sarà quello che fa partire o stoppare la riproduzione dell'audio, mentre l'Amiga Slave è quello che semplicemente riceverà i vari comandi. In questo caso ho impostato l'Amiga 600 come Master, con queste impostazioni: Clock in CIA, Clock out Parallel e modalità Master. CIA Parallel Count invece è impostato a 0D e 0. Passando invece all'Amiga 500 possiamo notare Clock in impostato su Parallel, Clock out impostato su nessuno, modalità Slave e il CIA Parallel Count impostato su 1. Signori, penso di esserci riuscito. Abbiamo entrambi gli Amiga collegati tramite la porta parallela e in questo momento se io vado ad avviare la riproduzione sull'Amiga 600, come potete vedere il tracker scorre anche sul 500. Insomma, adesso non rimane altro che arrangiare qualcosa su Soundtracker e vedere un po' di cosa è capace questo simpatico duetto di Amiga.
il risultato finale è a dir poco commovente. Non vi nego che è stato un lavoraccio, non tanto creare la traccia in sé. La fatica maggiore più che altro è stato caricare i vari sample, soprattutto sull'Amiga 500 dove l'unico supporto di memoria sono i floppy. E qui lo so che molti di voi adesso si chiederanno ma quanto tempo ci avrei perso? Beh, la risposta è molto più di quanto avrei dovuto. Ma nonostante tutto ragazzi il risultato finale è qualcosa di fantastico. Penso di non aver mai sentito nulla del genere in vita mia. E chissà, magari un giorno proverò a fare qualche altra traccia utilizzando proprio questo metodo. Detto questo, anche il video di oggi finisce qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, vi ricordo che potete lasciare il mi piace. Se in caso contrario vi ha fatto cagare, beh, lasciate il non mi piace, tanto non mi offendo. Se volete altri video come questi, vi ricordo che potete sempre iscrivervi al canale. Come di consuetudine non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo alla prossima.